Finisce qua. Il Milan vince la Supercoppa italiana da 2-0. L'Inter si fa ribaltare fino al 3-2. Ancora una volta battuti nel derby. Come in campionato, una partita per me inspiegabile, sinceramente, di questa Inter che arriva sul 2-0, sbloccandola sul finire del primo tempo, raddoppia all'inizio del secondo, prima Lautaro Martinez, poi Taremi, sembrava in controllo, sembrava una partita chiusa e poi invece arriva un 3-2 clamoroso in una gara in cui non si è mai vista la vera Inter, mai vista la vera Inter. Una partita condizionata sicuramente da un'assenza pesantissima come quella di Thuram. Al 34esimo poi esce anche Çalhanoğlu, in più mancavano Acerbi e Pavard, praticamente la spina dorsale di quella che a inizio anno doveva essere l'Inter titolare. È un Inter che chiude anche sulle gambe, secondo me, dal punto di vista fisico, con una difesa che da 2 mesi a questa parte praticamente gioca sempre con gli stessi che sono stati spremuti. Stasera tanti buchi difensivi. Meriti al Milan che soprattutto nel primo tempo l'ha preparata bene, ci ha messo in difficoltà e non è mai uscita completamente dalla partita. Il Milan con i cambi ha vinto la partita perché l'ingresso di Leao ha svoltato la gara. Noi non abbiamo saputo resistere al cambio di inerzia di questo Milan. Inzaghi non ha saputo mettere in campo, secondo me, le giuste contromisure e l'ingresso di Aslani purtroppo risulta decisivo in negativo, perché è proprio da un'azione in cui è protagonista Aslani che arriva il gol del 2-1 che riaccende una partita che era praticamente chiusa. Detto tutto questo, Simo, perché noi parleremo soprattutto di campo, c'è anche da sottolineare un arbitraggio che è stato totalmente pro Milan da un certo punto in poi, perché abbiamo sentito Gasperini lamentarsi per un calcio d'angolo, abbiamo sentito Gasperini lamentarci per il VAR che annulla un gol giusto. Questa sera è stata una partita in cui l'arbitro Sozza ha inciso in maniera nettissima sull'andamento di questa partita, perché il primo gol del Milan nasce proprio da un fallo su Aslani, che era molto netto. Una gestione dei cartellini che mi lascia totalmente perplesso. Non capisco come abbia fatto Leao a chiudere la partita senza ammonizioni dopo tutto quello che ha fatto con le provocazioni, i falli. È stato messo in campo da Conceição proprio per questo. Conceição che è uno bravissimo a sporcare le partite in questo tipo. Barella che viene ammonito per un fallo che dall'altra parte subisce identico, forse ancora più grave, e non viene nemmeno fischiato. Nonostante l'arbitro, Simo avrebbe potuto vincerla l'Inter, ma c'erano troppi segnali che andavano in direzione Milan. Quel pallone che rimane sulla linea e non entra per 3 centimetri la dice lunga. E il Milan ha questa cosa qua. Il Milan ha questa cosa qua. Si è visto come hanno vinto contro la Juventus, loro che sanno comunque vincere le competizioni anche a cui tendenzialmente non dovrebbero partecipare, no? Lo diciamo un po' con la battuta, hanno avuto anche più fame di noi, Simo. Ma guarda, ti dico la verità, quest'ultima cosa non lo so, perché nel primo tempo abbiamo fatto male, l'abbiamo anche fatto notare all'intervallo, nonostante avessimo chiuso in vantaggio. Nella ripresa, per me eravamo partiti molto bene, al di là del gol di Taremi, ma in generale eravamo tornati in campo con il piglio che io non avevo visto nel primo tempo e che tanto mi aveva fatto preoccupare, nonostante il risultato positivo. La fregatura l'abbiamo presa con il primo gol subito, che come hai fatto notare non doveva esserci per un fallo precedente. Subito dopo c'è stato quell'episodio di Leao che prima fa fallo su Bis e che poi stuzzica Barella, non viene inspiegabilmente ammonito, ma lì secondo me qualcosa nella testa quantomeno dei protagonisti, di Barella in particolare, si è generato, non lo so, perché io da lì ho percepito una sorta di nervosismo crescente nell'Inter e contemporaneamente una consapevolezza nei giocatori del Milan che, giocando anche su questo, questa partita potevano riprenderla. Poi chiaramente questo non basta a spiegare un Inter che dal 2-0 si fa recuperare fino al 3-2, e onestamente la cosa che continuo a non capire e che mi ricorda sinistramente l'Inter del primo anno di Inzaghi nel suo periodo peggiore è come sia possibile che sul 2-0, con una partita nel punteggio in controllo, dopo aver difeso non benissimo ma in maniera normale nel primo tempo,
nella ripresa abbiamo concesso completamente la fascia destra nostra, la sinistra del Milan, ad ogni azione. Loro hanno inserito Leao, che peraltro non era nemmeno al meglio, e da quel momento in poi hanno avuto 4, 5, 6 volte l'opportunità di andare a correre apertamente nell'1 contro 1 con Leao e con Teo Hernandez a supporto, e contro chiunque sai perfettamente che non riesci a contenerlo. Ci ha provato Bissek, ci ha provato Dumfries, ci ha provato Barella, non ce la fai, perché Leao in quella situazione lì è devastante. E io non ho capito come sia stato possibile che in un momento del genere, in cui sul 2-0 dovevi pensare innanzitutto ad evitare questo, non ho capito come sia possibile che da quel momento abbiano arato completamente la fascia. C'è stata un'azione, non ricordo, non mi pare fosse una di quelle che ha portato al gol, ma un'azione emblematica in cui c'è un lancio lungo dalla nostra difesa, Dumfries nella tre quarti offensiva va a contendere una palla di testa a Teo Hernandez in una situazione dove se anche la prendi tu non succede niente, non ci arriva, Teo Hernandez recupera la palla, la butta avanti e ripartono in 3 contro 2 su quella fascia lì. Cioè, è una roba da diventare pazzi. E alla fine la partita la perdi lì. Poi c'è Sozza, c'è questo, c'è quell'altro. Però se tu non gli concedi per tutta quella prima mezz'ora, quantomeno di ripresa, quella fascia lì, voglio vedere come ti fanno gol. E invece, cavolo, tra l'altro il secondo gol nasce proprio infatti da una situazione del genere. È inspiegabile, è completamente inspiegabile. No, due dei derby peggio giocati in assoluto. Mi viene da dire, Simo, l'assenza di Thuram, leggo tanti commenti in chat, l'assenza di Thuram non può essere solo quello. Non può essere solo quello. Cioè, Anche non può perché in essere solo... attacco abbiamo fatto bene. Cioè, a livello di Sì, produzione. Poi, come al solito, 1000 gol sbagliati. Ma Taremi e Lautaro oggi hanno fatto benissimo, secondo me. io ho dentro in questo momento un nervosismo clamoroso per diversi motivi. Uno, una difesa che abbiamo detto fino a qua hai preso solo 3 gol dopo la partita contro la Juventus. Nonostante le assenze di Acerbi e Pavard, eri riuscito a mettere ehm, comunque in sesto la difesa con questi 3 che c'erano in campo anche stasera. E stasera invece c'è stata proprio una fase difensiva pessima dall'inizio. Io nel primo tempo ho detto, allora il problema di Cialanoglu, che è costretto al cambio al 34esimo, forse ha inciso in questo. Probabilmente un Ciala non al meglio ha inciso, ma in realtà poi la cosa è continuata e abbiamo chiuso nel finale con delle disattenzioni come quella al 93esimo che porta al gol, che non sono accettabili. Stasera Bissek, per esempio, per me fa un grande passo indietro, ma non mi sembra nemmeno giusto parlare di singoli, perché è stata davvero tutta la fase difensiva, tutta l'Inter che è mancata nell'intensità, e nel costruire non eravamo puliti come sempre, non si è vista davvero la vera Inter, eppure riesce a sbloccarla all'ultimo sfruttando una loro disattenzione. Infatti io mi ero caricato perché dicevo, oh, nonostante le assenze, è uscito anche Ciala, loro stanno giocando al massimo del loro potenziale, stanno giocando bene e andiamo in vantaggio. In più apri e vai sul 2-0, hai fatto la partita perfetta. E lì la partita la chiudi, punto, la sigilli, la blindi. Sul 2-0 devi chiudere la partita e non deve succedere più niente. Invece i cambi hanno ribaltato la partita. Da un lato con Leao che l'ha ribaltata, lato nostro con i subentrati che non hanno avuto quell'impatto in positivo, ma a proposito di cambi, io poi non ho capito nemmeno la gestione del finale, perché ad un certo punto la scelta Darmian e Frattesi, ecco, adesso cercheremo di capire se c'è stato qualche problema per De Vrij, per esempio, che ha portato al cambio, o qualche problema con Barella che ha portato al cambio, perché la scelta finale, quella lì è stata una scelta con cui hai provato, sì, a tappare i minuti finali per provare un ultimo assalto alla fine, ma c'era anche la prospettiva di andare ai rigori, avevi 0 rigoristi in campo o quasi, non che in panchina ci fossero dei mostri sacri, però un Thuram magari 5 minuti glieli fai fare, anche Arnautovic addirittura ha 20 rigori segnati su 23 calciati, quindi poteva essere un'opzione anche quella. Francamente è una partita in cui l'Inter, secondo me, deve fare tantissime, tantissime riflessioni su questa gara, che può lasciare qualche strascico in termini di convinzione mentale, dal mio punto di vista, nel senso che non ho visto la vera Inter anche dal punto di vista dell'atteggiamento, e deve farci fare qualche riflessione anche sul mercato, perché Acerbi e Pavard vorrei capire che fine hanno fatto, e continuare
a puntare sempre su questi tre, abbiamo visto che li stiamo cuocendo. È un po' la situazione in cui ci siamo ritrovati l'anno scorso a febbraio con gli attaccanti, questa volta spostata sui difensori. E qualche riflessione a questo punto: se non ti fidi di Palacios, Acerbi e Pavard non si sa che fine hanno fatto, qualche riflessione sul mercato va fatta. E il nostro EC dice: l'arbitro si merita man of the match, inaccettabile, scrive, e lo ringraziamo per la super chat. Franco, grazie, purtroppo era quello che dicevo di Aslani, non affidabile davanti alla difesa, peccato. E anche Armando, che ringraziamo, dice: su Aslani vanno fatte riflessioni per l'anno venturo, e lo ringraziamo, e ringraziamo anche Bugio che dice: purtroppo Aslani non è giocatore da questi livelli. Simo, c'è proprio un totale accanimento su Aslani nei commenti, da quello che leggo. Sì, non è neanche la prima volta quest'anno, poi è chiaro che sul primo gol perde palla lui anche se c'è fallo, sull'ultimo si fa tagliare alle spalle da Leao e non lo segue, è inevitabile che il mirino vada lì, però personalmente non penso neanche sia corretto spiegare una partita del genere dicendo è tutta colpa di Aslani. Ha un peso sicuramente anche proprio sulle singole azioni, però ragazzi, se da 2-0 vai al 3-2 abbiamo voglia di dare la colpa ad Aslani, ma sarebbe anche estremamente riduttivo. Non ci faremmo del bene da noi, da soli, nel dire ah no, beh, è colpa di Aslani, punto, fine, andiamo avanti. Non può essere solo questo in una partita del genere. Non lo so, io non riesco a spiegarmelo perché il derby perso in campionato aveva una spiegazione legata ad una partita che era cominciata male, eravamo entrati in campo con la testa sbagliata, forse anche un po' spompati dopo la gara di Manchester. Per quanto non soddisfacente, c'era una sorta di logica dietro a tutto questo. Oggi logica non ce n'è. Fai un primo tempo giocato maluccio, chiudendo in vantaggio, cominci la ripresa facendo il secondo gol, sei pericoloso, continui a attaccare, come si passa da questo al 2-3? Io non posso credere che la spiegazione sia solo Aslani. Non è possibile. Certo che ha un peso, ripeto, notevole, magari anche diciamo, la componente che ha il peso maggiore, ma non è solo Aslani. Quindi possiamo parlare di Aslani, l'abbiamo capito tutti che Aslani non ha, cioè ha una differenza tale con Çalhanoğlu che vanno fatte sicuramente delle riflessioni a livello di mercato, ma ci sono anche altre cose. E io una roba del genere non so spiegarmela, e credo che non si vedesse più o meno da 2-3 anni a questa parte, più o meno, perché anche le partite perse dall'Inter, che comunque sono poche per fortuna negli ultimi mesi, così non ne ricordo. Cioè non c'è nessun collegamento con la sconfitta dell'Leverkusen, con la sconfitta con l'Atletico Madrid, niente, è proprio una cosa, sembra mistica, cioè fa ridere dirlo, ma sembra una roba mistica. Hanno inquadrato Pioli in tribuna, non so, buttiamola anche sul ridere perché davvero è inconcepibile. No, faccio veramente fatica contro una squadra. La cosa che più mi fa arrabbiare è che abbiamo risollevato 2 volte la stagione del Milan. 2 volte in cui potevamo dare il colpo di grazia alla stagione del Milan, o comunque dare un duro colpo alla stagione del Milan. Prima abbiamo salvato Fonseca, che poi magari per loro è stato anche è stato un danno per loro la loro conferma, e poi oggi ancora una volta diamo credibilità a un progetto, perché il Milan, ragazzi, i giocatori ce li ha, non aveva l'allenatore, adesso l'allenatore ce l'ha perché è più bravo, con Seisao di Fonseca, e abbiamo di nuovo rilanciato questa squadra. Questa cosa mi fa rosicare parecchio. Sickness, l'abbiamo persa con Darmian e Frattesi, arretrare Carlos e mettere Bastoni centrale era la miglior soluzione, Buchanan esterno perché avevamo gli spazi. Guarda, non so qual era la migliore soluzione, so che Inzaghi ha fatto delle scelte anche coraggiose, perché mettere Asllani quando potevi mettere Zielinski, per esempio, poteva essere una scelta più da finale, e invece decide di dare fiducia a quello che è il vero e proprio vice Ciala, e ha preso queste decisioni qua. Io non ho capito i cambi. Secondo me nel finale puoi gestire ragionando anche sui calci di rigore, e invece non l'ho fatto, ma in generale non hai mai saputo applicare delle contromisure ad un Milan che invece ha saputo farlo meglio di te. E quindi quando vincono loro, ragazzi, che bisogna fare? Fai un applauso, rosichi e vai a casa, purtroppo. Chi doveva seguire Ebram, ma non tanto Ebram, lì c'è una dormita totale
nel non seguire il taglio di Leao, soprattutto, che poi mette il pallone dentro, Abraham è da solo. È assolutamente così. Simo, io chiuderei qui la clip e poi leggo un po' di messaggi. Non so se c'era altro da dire secondo te. No, l'ultima cosa che mi è venuta in mente, ritornando al discorso degli errori che purtroppo non vedevamo da qualche anno, è anche questo fatto di andare a toccare con i cambi i giocatori cardine. Barella era un po' nervoso, ma io non lo percepivo. Il nervosismo di Barella non mi sembrava lo stesse influenzando nella partita. Io Barella in una partita così non lo tolgo mai, a meno che non si fa male non lo tolgo mai. De Vrij, perché? Ha fatto anche oggi una partita monumentale, perché devi andare a mettere mano al centro della difesa? Che cosa ci guadagni? È una cosa, al di là poi di chi entra, ma proprio a livello di... Non lo so, mi sembra che ti butti la sabbia nell'ingranaggio da solo. Cioè, quando mai si toglie il centrale difensivo? Barella, perché togli Barella? Poi, vabbè, a parte Frattesi che, per carità, non è che abbia colpe, però, visto che sono i giorni in cui si dice che vuole giocare di più, che cosa ha fatto oggi Frattesi? Niente, manco oggi. Non lo so, veramente, probabilmente non abbiamo neanche la lucidità giusta per capire bene tutto, perché siamo in un momento, penso, difficile, molto difficile, però pazzesco. Ne riparleremo a parte poi. Simo, chiudo qui la clip su passioneinter.club, poi proseguiremo con il post partita e analizzeremo più a freddo tutte le considerazioni, quindi vi aspettiamo su passioneinter.club, mi raccomando, per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo.